Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Gigi Delana, è una cantante bravissima e qui ascolterò Piano in the Dark, che è la canzone subito successiva a Through the Fire, di cui ho già fatto la reaction, ma qui ho preso il video ufficiale. La volta scorsa ho preso il video sbagliato e vi chiedo scusa per la scarsa qualità dell'audio e anche per la qualità abbastanza scarsa del mio audio. Purtroppo ho fatto alcuni errori di registrazione della mia voce sul microfono. Comunque adesso cercherò di rimediare e andiamo ad ascoltare Piano in the Dark, che è una canzone di Brenda Russell, una canzone degli anni 80. Non ho mai ascoltato questa sua esibizione e sono molto molto curioso di ascoltarla insieme a voi. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like, iscrivervi al canale se volete supportarmi, se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Andiamo ad ascoltare. Watching the time, I never think about all the funny things you said. I feel like it's dead. Where is it leading me now? I turn around in the still of the room, knowing this is when I'm gonna make my move. Wait any longer, and I'm feeling strong. Just as I walk to the door, I can feel your emotion. Yeah, it's pulling me back to love. Yeah, I know I'm caught up in the middle. I cry just a little, and I think of letting go. I know I gave up on the riddle. I cry when he plays piano in the dark. Che brava, veramente bravissima, ha tutte le qualità che dovrebbe avere un cantante di altissimo livello. Il groove, ha veramente un grande groove, vedete come si muove anche seguendo il ritmo della canzone, bravissimi i musicisti anche a dare questo groove pazzesco, però lei lo sente, lo percepisce e lo incalza con la voce, veramente molto brava ritmicamente, una macchina, molto brava sulle dinamiche, veramente pazzesca, ha fatto diversi fraseggi che passavano dal forte al piano e viceversa, veramente super brava e in questi passaggi ovviamente ci sono anche dei passaggi di registro, perché da un M1 passa un M2 e viceversa. M1 ed M2 per chi è profano del canto sono i meccanismi cordali di vibrazione delle corde vocali, ok? M1 quando siamo in voce piena, M2 quando siamo nel registro di falsetto. Questa è un po' la spiegazione superficiale, in realtà non è proprio così, la voce piena si può estendere anche oltre l'M1, però questo è un po', diciamo, la suddivisione, ok, dei meccanismi di base, ok? E poi è molto brava tecnicamente ha un suono pazzesco, controllo del fiato incredibile, guardate com'è rilassata, è la cosa più importante di tutte. Quando vedete un cantante che fa delle cose complesse, molto belle da sentire, ok, molto belle, ma difficili e complicate, ma lo vedete rilassato, vuol dire che ha una padronanza del suo strumento che è incredibile, ok? E lei ha una padronanza incredibile del suo strumento, assolutamente. E perché questo suono è così bello? Perché la sua voce è così melodiosa? Perché è brava a gestire la risonanza. Non è solo una questione timbrica. Uno potrebbe dire, è nata con questa voce, ha un timbro molto bello e quindi lo sfrutta. Non è così, non è sempre così, almeno ci sono alcuni cantanti che hanno un timbro unico e inimitabile e allora sono nati così e va bene, però
E in questo caso si sente che c'è una ricerca da parte sua della risonanza. Ha una risonanza molto musicale, molto gradevole, ben piazzata, e quindi quando gli armonici prodotti dalla sua cavità orale sono distribuiti in modo armonico, appunto, in modo diciamo stabile, allora il suono noi lo percepiamo come bello, ok? È interessante questa cosa. Stiamo parlando di fisica acustica, non è una cosa proprio semplicissima da capire, però questo è. Quindi lei è molto brava, è bravissima, non c'è niente da dire. Proviamo ad andare avanti e vediamo che succede dopo. He holds me close like a thief of the heart. He plays a melody born to tear me all apart. In questa frase ha già fatto tutto quello che ho descritto prima. Mi sono dimenticato anche di citare la sua capacità interpretativa. Guardate com'è coinvolta nel brano che sta cantando, è veramente molto molto brava. Tra l'altro è una versione live ed è precisissima, non c'è autotune, non ci sono diciamo correzioni, non ci sono più take rifatte, no, è proprio lei che sta cantando, stiamo ascoltando quello che lei sta facendo in quel momento, senza trucchi, ok? Veramente bravissima. Comunque, se riascoltiamo questa frase che abbiamo appena sentito, c'è tutto, perché parte piano, ok? Con questo M1 però alleggerito, talvolta anche un po' arioso, e poi diventa voce piena, quindi va a comprimere molto di più e va più in acuto, per poi ritornare a sfumare, ritornare sul piano. Ascoltiamo bene, qua. Ok, qua è partita piano, su Heart ha proprio sfiatato volutamente per interpretare questa parola, no? Quindi c'era molta più aria nel suono, e poi subito dopo va a togliere tutta quest'aria, va a comprimere per andare in voce piena. Sentite? E torna pianissimo qua sul finale. Vediamo che nota ha fatto qui. Non è una nota altissima, però solo per capire dove si sta muovendo. Ok, ha toccato un Do 5, ok? Quindi in realtà non è proprio su una nota bassa, ok? Lo sanno benissimo le cantanti donne, i cantanti uomini ancora di più, però anche le cantanti donne sanno che quel Do 5 è una nota insidiosa, ok? Non è una nota proprio facile, per niente. Ci sono, poi dipende dal timbro che uno ha, però è una nota comunque di passaggio, ok? Indipendentemente dal fatto che lei possa essere un soprano, è lo stesso, è una nota di passaggio, è una nota difficile, e lei l'ha fatta con una facilità disarmante. Ci ha messo anche un po' di blues. Avete sentito un po', c'era questo mood, girava intorno alla nota blues su quella frase, e quindi è anche molto capace di gestire anche queste variazioni stilistiche. Quindi è un brano pop, però ci mette dentro anche un po' di blues, interessante. Andiamo avanti. The silence is broken, no words is broken, but just as I want. Qua è molto più compressa, ok? Che cos'è la compressione? È quando le corde non solo sono chiuse, quindi quella è la compressione cordale, le corde sono perfettamente chiuse, quindi non passa aria, ok? O meglio, l'aria passa ma non viene sfiatata in qualche modo, a differenza di come aveva fatto prima nella strofa, ok? Ma in più ci sono anche le false corde che vanno a comprimere sulle corde vere per enfatizzare ancora di più questa pienezza sulle note più acute, ok? E lei sta facendo questo qua, e in più va a comprimere ulteriormente perché il tratto vocale si restringe, e va a metterci anche un po' di twang, che è un altro tipo di compressione, che avviene un pochino più al di sopra delle corde vocali. Immaginate, tra le corde vocali e la bocca, ok? In quello spazio lì c'è una porzione, uno spazio, e lì viene ristretto, e quindi ci mette questo twang. Sentite questi armonici medio acuti che enfatizza su questa frase. Qua, scusate.
fa un po' questo, ok? Quindi sta mettendo questo twang, oltre alla compressione, che dà carica, ok? Bellissimo anche il melisma che ha fatto poco prima, ha fatto delle note molto veloci, agilissime, questo richiede una grande elasticità. Ok, ha fatto na 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 na. Ok, ha fatto una scala pentatonica discendente, molto molto veloce però, ok? Veramente super precisa in questo fraseggio. Poi vedete la carica che mette, anche con la gestualità, quando vuole andare in voce piena, si accompagna, si aiuta con tutto il corpo, quindi con il movimento delle braccia, con la mimica facciale, vedete che scopre i denti, va ad attivare anche i muscoli della faccia, gli zigomi, per enfatizzare tutto ciò. Tra l'altro, appena facciamo questo ringhio quasi, no? Questo ghigno, le false corde si attivano, ed è per questo che lei lo sta facendo qua, perché vuole andare in voce piena. Mamma mia, ma è bravissima, è veramente pazzesca. Veramente un controllo incredibile. Non sbaglia mai niente, ha una stabilità nell'emissione impressionante. Vedete come tiene la bocca sempre più o meno allo stesso modo, ok? Sempre con questo sorrisino accennato, che la aiuta a mantenere la posizione di risonanza stabile. Poi quando va più in acuto apre chiaramente di più la bocca, però mantiene una grande stabilità impressionante. Questo poi stabilizza anche la posizione della laringe e della lingua e viceversa, no? Quindi è tutto sotto controllo, e lei è impressionante. Quando fa queste note acute sono leggere ma piene allo stesso tempo, e molto melodiose perché sono ricche di armonici, veramente un suono bilanciatissimo, veramente bilanciato, e interpretativamente è veramente molto molto brava, assolutamente, non c'è proprio niente da dire. Riascoltiamo questa parte perché mi è piaciuta veramente tanto, e poi ascoltiamo il finale. Ti butta dentro queste note. Che note sono? Sì, sempre quel Do 5, credo fosse più in alto. Questa è più alta. Ok, è un Re 5, brava. Qui ha fatto un piccolo passaggio in falsetto voluto per poi ritornare in M1 e sfumare di nuovo il finale della frase. Molto molto bello. Bello, bravissima.
Mamma mia. Wow. Ok. Wow. Bravissima. Bravissima. Poi avete visto quanto si diverte mentre canta. È proprio completamente coinvolta e sembra una bambina che si sta divertendo assolutamente, ma sta facendo le cose difficilissime. Tutto questo fraseggio che ha fatto alla fine continua a incalzare, a rimanere super stabile. Sempre, non c'è mai una sbavatura, non c'è mai una distrazione, qualcosa, una nota leggermente calante o crescente o un fiato preso male. No, è perfetta, è sempre super rilassata, pazzesca, veramente. Poi continua a incalzare con queste note alte, non va in altissimo, però è andata su con una facilità disarmante. Già quelle note che tocca un Re 5 non sono note facili e lei le ha prese con leggerezza. Incredibile, veramente, una cantante straordinaria. Per ora mi fermo qua, sicuramente farò altre reaction su di lei e mi raccomando fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su Gigi Delana. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi pure nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Vi ricordo anche che potete abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati e ci vediamo al prossimo video. Ciao!